Firenze c'era un giovane, Federigo, figlio di Filippo Alberichi, stimato più di ogni giovane nobile toscano per l'abilità nell'uso delle armi e per la cortesia. Egli si innamorò di una nobile donna, Madonna Monna Giovanna, considerata a quei tempi una delle più belle donne di Firenze. Per ottenere il suo amore, partecipava a tornei, dava feste, faceva regali e spendeva senza limite il suo denaro. Ma lei, onesta quanto bella, non si interessava né delle cose fatte per lei né di chi la faceva. Federigo spendeva oltre le sue possibilità senza guadagnare nulla. Quindi la sua ricchezza finì e lui rimase povero, soltanto con un piccolo podere, un'area agricola e un falco, il migliore del mondo. Perciò, più innamorato che mai e non potendo vivere in città nel modo in cui voleva lui, andò a campi, dove c'era il suo podere. Qui sopportava con pazienza la povertà, andando a caccia con il falcone quando poteva. Cara Giovanna, moglie mia, la mia vita volge ormai al termine. Essendo nostro figlio la nostra gioia più importante, dichiaro lui come mio unico erede. Nel caso Dio non voglia che egli, il nostro amato, muoia prima di te, sarai tu, mia amata Giovanna, l'erede di tutto ciò che abbiamo costruito. Che Dio vi protegga sempre. Un ultimo bacio a te, o mia diletta, tuo, Francesco. Poi morì. Rimasta vedova, Monna Giovanna, come è abitudine delle nostre donne, ogni anno d'estate se ne andava con il figlio in campagna, in un suo podere vicino a quello di Federigo. Avvenne così che il ragazzo fece amicizia con Federigo. Che magnifica creatura, che ali, come volteggia nel cielo. È vostro messer, Federigo? Sì, mio giovane amico. È l'unica cosa che possiedo, il mio migliore amico. Osserva il suo volo perfetto e la sua obbedienza ai miei segnali. Le cose andavano avanti in quel modo, quando il ragazzo si ammalò. La madre, molto addolorata, spesso gli chiedeva se c'era qualcosa che egli desiderava perché avrebbe cercato di trovarla. Il ragazzo disse: Madre, se potete farmi avere il falco di Federigo, presto guarirò. Lei sapeva che Federigo l'aveva amato lungamente e non aveva ricevuto da lei nemmeno uno sguardo, perciò diceva: Come posso andare a chiedere quel falco che quello che sento è il migliore del mondo e gli dà da vivere? Infine, per amore del figlio, decise di andare in persona. Lui, sentendo che Monna Giovanna chiedeva di lui con grande meraviglia, felice andò alla porta. Che tu stia bene, Federigo. Io sono venuta a ricompensarti dei danni avuti per causa mia. La ricompensa è questa, che io desidero con questa campagna rimanere a pranzo con te. Madonna, io non ricordo di aver mai ricevuto danno da voi. La vostra generosa visita mi è tanto più cara che se potessi ancora spendere come un tempo, poiché siete venuta da un ospite povero. Perché ho perduto la mia fortuna, amico mio? Perché a me? Perché sono arrivato a questo punto? Cosa dobbiamo fare, mio nobile amico Lato? Sei l'unica cosa che mi rimane, l'unica cosa che posso offrirle per questo pranzo, amico mio. Sì, amico mio. Sì. Perdonami se vuoi. Federigo,
Io sono sicura che tu ti meraviglierai della mia presunzione, sentendo il motivo per cui sono venuta. Ma penso a mio figlio, che è gravemente malato. Come tu sai, io devo chiederti un dono, che so che ti è molto caro. E questo dono è il tuo falco. Perciò ti prego, per la tua nobiltà d'animo, di accettare di regalarmelo, di modo che grazie a questo possa dire di aver ridato la vita a mio figlio, che te ne sarà grato per sempre. Madonna, voi siete venuta alla mia povera casa, dove non vi degnaste di venire quando era ricca, e volete un piccolo regalo, ma la fortuna ha fatto in modo che io non possa donarlo. Per farti onore ho sacrificato l'unica cosa che potesse essere degna della tua nobiltà, quel falco che tu ora mi chiedi in dono. Come avete potuto, messer Federigo, permettere questa crudeltà? Per me, io non so cosa pensare, ma è la vostra nobiltà d'animo. Le avete obbedito. Rimango con questo, messer Federigo. Poi, molto triste, tornò dal figlio che, per il dolore o per la malattia, dopo pochi giorni morì con grandissimo dolore della madre. Dopo essere stata a lungo piena di dolore, Giovanna, che rimasta ricchissima e ancora giovane, era spinta dai fratelli a risposarsi. Allora, poiché si ricordava della generosità di Federigo, disse ai fratelli: Federigo degli Alberighi! Federigo degli Alberighi! Sono Guido, fratello di Monna Giovanna. Ditemi, Guido. Tratta di mia sorella, Federigo. Vogliamo darle marito, ma non ci sente. Abbiamo proposto tutti i nobili uomini di Firenze, ma lei rifiuta. Dice che si sposerà solo con voi. Non per la vostra ricchezza, ma per la vostra nobiltà d'animo. Sono capricci di donna, ma è decisa. Allora, Federigo, cosa ne dite? Portami da lei, messer Guido. Il mio cuore le appartiene. Federigo, avendo in moglie quella donna che aveva tanto amato e per di più ricchissimo, diventò un buon amministratore. Visse felice con lei fino alla fine dei suoi anni. Avete ascoltato Federigo degli Alberighi, un radiodramma ispirato dall'omonima novella di Giovanni Boccaccio. Regia di Dario Anelli. Musiche ed effetti sonori Edgar Gaitán. Federico degli Alberighi Julio Aguilar. Madonna Giovanna Isabel Vela. Bambino Daniela Hermosillo. Altre voci maschili Edgar Gaitán. Voce narrante Losh Zacarias. Progetto grafico Daniela Hermosillo. Vi saluta Andrea Trueba. Seguite le nostre pagine Facebook di Aguascalientes e Parlo Italiano e Dario Anelli, maestro di italiano.